Salve ragazzi e bentornati sul canale. Ti ricordo di iscriverti al canale stesso e attivare la campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video. Inoltre, se hai delle opinioni o dei commenti utili a far crescere il video stesso, ti ricordo che li puoi scrivere nei commenti. Cosa facciamo oggi? Ebbene, dopo 2 ore di pista e quindi al rodaggio effettuato e concluso, una discreta messa a punto eseguita e delle prove con delle marmitte, andiamo ad aprire questo motore e a visionare l'usura dei componenti e vedere dove poter migliorare ulteriormente, dove possibile, il motore stesso. Iniziamo con lo smontare il carburatore e lo riponiamo da parte. Ci troviamo di fronte a una condizione di sporcizia non indifferente. Prima di proseguire nelle varie lavorazioni andiamo a pulire il tutto per bene. Inseriamo un po' di carta per evitare che possano entrare corpi estranei. Prendiamo una bella vaschetta, ci mettiamo dentro il motore . Ora che è tutto bello pulito, possiamo procedere alle operazioni successive di smontaggio e controllo del motore. Proseguiamo con il cilindro. Una buona carburazione. Che ne pensate voi? Scrivetelo nei commenti. Come possiamo vedere, la combustione è abbastanza buona. Lo analizzeremo dopo insieme meglio. Andiamo a smontare il pistone e facciamo insieme le considerazioni.
A questo punto mettiamo da parte per un attimo il cilindro, il pistone e la testata, che ne parleremo in un secondo momento, e concentriamoci per un attimo sull'aspirazione. Abbiamo deciso di sostituire l'aspirazione da 30 composta dalla piastra Stage 6 e il collettore aspirazione M6, che erano di ripiego, ce le avevamo e le abbiamo messi su, con un 28 della Polini, più piccolo e sicuramente ben dimensionato alle prestazioni del motore stesso, e 30 risultava eccessivo. E questo carburatore verrà montato su un collettore aspirazione Malossi, che dovrà essere montato. E voi, per montare questo tipo di collettore, che tecnica utilizzate? Scrivetelo nei commenti. Allora, mettiamo da parte il motore e il carburatore. Montiamo questo. La Malossi consiglia di scaldarlo, e quindi io prendo un bicchiere di acqua bollente, glielo metto dentro e aspetto 5 minuti che la gomma si ammorbidisca e faciliti il montaggio. 5 minutes later. Ebbene, trascorsi i 5 minuti in cui la gomma è a mollo e quindi si è riscaldata, andiamo a visionare i passaggi che consiglia la Malossi per eseguire un corretto assemblaggio del componente. E quindi con un bicchiere di acqua calda siamo riusciti a montare per bene il collettore aspirazione Malossi senza rovinarlo e soprattutto senza farci del male. Mettiamo da parte l'acqua, riprendiamo il nostro motore e valutiamo insieme il montaggio provvisorio del nostro carburatore 28 della Polini. Allora, in questo caso il carburatore non lo monteremo più girato verso la ruota posteriore, ma girato verso il cilindro nella posizione originale Minarelli. Questo perché questo motore andrà montato su un telaio che prevede l'adozione di un telaietto originale modificato nelle sue componenti, e se volete trovate il link in descrizione, miglioriamo insieme il telaietto Minarelli. Ora dovremo andare a realizzare una piastra per cambiare l'inclinazione e far sì che il carburatore lavori nel modo migliore. Quindi con un po' di alluminio e il nostro fidato D'Amato Macchine torniamo a fresare e a creare tanti trucioli in giro per il laboratorio. Ciao ragazzi, e al prossimo video!